Direi che per la prova di una Spider non erano proprio queste le condizioni che mi aspettavo. Io già mi immaginavo il vento tra i capelli, ma a quanto pare dovremo accontentarci e cercare di scoprire le doti tecniche e dinamiche della nuova generazione di BMW Z4 qui sulla pista di Vallelunga e sulle strade adiacenti al circuito. Facciamo un breve ripassino: 4,32 m di lunghezza, 1,86 m di larghezza, e l'auto è alta, anzi forse dovrei dire bassa, 1,30 m. Sotto il cofano per adesso ci sono il 2000 da 197 cavalli, un 4 cilindri che è disponibile anche in versione da 258 cavalli. Rispettivamente la coppia è di 320 e 400 Nm ed è abbinabile per adesso solo al cambio ZF a 8 rapporti. Per il 197 cavalli più avanti arriverà anche un bel manuale a 6 marce, magari appunto per i puristi. La versione che abbiamo qui davanti però è la M40i, ovvero 6 cilindri in linea, 3000 da 340 cavalli e 500 Nm di coppia. Lei sarà sempre e solo abbinabile allo ZF a 8 rapporti. Il peso varia dai 1410 kg della versione da 197 cavalli fino a poco oltre i 1500, ballano all'incirca 100 kg di differenza tra la 20i e la M40i. La trazione è ovviamente posteriore. Per scaricare al meglio la potenza a terra si affida a un differenziale meccanico a controllo elettronico. Ovviamente c'è anche il nuovo corso di stile della casa di Monaco, che viene sottolineato dalla presenza di questi nuovi fari, dei gruppi ottici full LED adattivi, ma anche da un frontale che viene ridisegnato, e adesso c'è questo doppio rene che cambia anche all'interno. Al posteriore invece sono molti di più i rimandi con le altre abitanti della gamma BMW, soprattutto con questo faro che vedete si sviluppa orizzontalmente e ricorda magari le ammiraglie più grandi. Come vi dicevo, versione M40i, per cui ci sono questo doppio scarico con questo terminale di generosissime dimensioni. Devo dire che non è finto, ma come vedete all'interno potete osservare il marmittozzo. C'è questo estrattore che ha soltanto funzione estetica, non c'è una vera e propria funzionalità, anche perché l'auto, ricordatevelo ragazzi, non è una sportiva nuda e pura, ma è più una GT con prestazioni in questo caso abbastanza di rilievo. Poggia su ruote da 19 pollici e questa versione, la M40i, ha queste belle pinze monoblocco con 4 pistoncini. Il disco non è forato, ma è ovviamente autoventilante. Detto questo, direi che possiamo farci un giro anche all'interno dell'abitacolo. Ve lo faccio vedere, vi faccio vedere anche l'ingresso a bordo, che è abbastanza agevole, devo dire. Non è, se riesco magari a beccare lo sportello, vi faccio vedere, non è ovviamente come entrare su una utilitaria, si sta seduti molto in basso, ci si può regolare il sedile elettricamente, per cui c'è la possibilità di abbassarlo, farlo scorrere senza problemi e impostare la posizione di guida in maniera molto precisa. Posizione di guida che rimane a un compromesso tra comfort e sportività. Anche l'escursione del volante è parecchio accentuata, per cui si può davvero arrivare ad avere un ottimo angolo con il gomito, e all'interno, ve lo faccio vedere, c'è il Live Cockpit Pro di BMW, per cui schermo da 12,3 pollici per quanto riguarda le informazioni di velocità, giri motori e tutto il resto, mentre per lo schermo dell'infotainment ci sono 10,25 pollici. Schermo che in questo caso è touchscreen, possiamo andare a impostare un sacco di funzioni, davvero ci sono tantissimi menu tra cui scegliere. Ovviamente si possono anche regolare i driving mode scegliendo tra Eco Pro, Comfort e Sport. Per quanto riguarda materiali e assemblaggi siamo sicuramente a un livello altissimo, livello premium. Vi faccio vedere anche il sedile che, come vedete, è rifinito davvero molto bene ed è un ottimo compromesso tra comfort e sportività. Ve la faccio sentire anche accesa, sound niente male, e vi faccio vedere anche il sistema che ci permette di passare possiamo dire con il vento tra i capelli. In questo caso i finestrini si abbassano e vedete che il tettuccio con il soft top si ritrae, e diciamo che questo è l'ultimo momento, anzi l'unico momento in cui ve la faccio vedere open air, anche perché oggi le condizioni purtroppo non ce lo consentano. Detto questo, direi allora di andare a provarla prima su strada e poi ci facciamo un bel giro in pista per vedere come se la cava la versione con il 6 cilindri. Alla fine al cuore non si comanda, e per la strada invece del 197 cavalli abbiamo scelto il 4 cilindri 2000 da 258. È vero che ci sono quegli 8 cavalli extra di Superbollo che magari non incidono tanto a livello economico, magari è soltanto una questione
di principio. Allora, parto dalla modalità Sport Plus, quella che rende l'auto un pochino più frizzante. Vi ricordo questa versione sui 1430 kg di peso, e le sensazioni sono quelle di un'auto facile, non di una sportiva nuda e cruda. In generale si sente che l'auto risponde abbastanza bene ai comandi. Mi piace molto come è calibrato il cambio, è davvero molto veloce questo ZF a 8 rapporti, un cambio che ormai oggi è onnipresente, non solo in casa BMW ma anche da tantissime altre parti. Riusciamo a trovarlo sia molto reattivo sia in salita ma anche in scalata. Guardate, quarta, terza senza problemi, e anche questi 400 Newton riescono a darvi tutta la spinta necessaria per togliervi anche dalle situazioni di impiccio senza troppi problemi, direi. Non si tratta di un'arma da taglio, è un'auto molto facile, ecco, le prestazioni sono davvero molto accessibili, e quello che mi piace tanto è come anche in modalità sportiva l'auto riesca a digerire molto bene queste pesanti sconnessioni. Considerate che siamo su cerchi da 19 pollici, quindi fanno davvero un buon lavoro. In modalità sportiva abbiamo uno sterzo che è un po' più preciso, manca forse qualcosa nella zona centrale, ma una volta raggiunta una certa angolazione restituisce un feedback, un feeling un po' più connesso, diciamo, riuscite a sentire un po' meglio quello che succede. Ma vi ripeto, in generale, perlomeno su questa, che non è la versione più sportiva che proveremo più tardi in pista, si ha un po' la sensazione appunto che sia l'auto che vi prende per mano e vi porta un po' a spasso. Detto questo, direi di passare in modalità Comfort. Eccoci qua, basta premere il nostro bottoncino, riporto il cambio in modalità manuale, anzi scusate, automatica, lascio gestire a lui le logiche e abbiamo un'auto che diventa a tutti gli effetti una GT con cui non ci sono problemi a immaginarsi lunghi viaggi. La posizione di guida è davvero molto comoda, riesco a stare abbastanza steso con le gambe, il volante è un'ottima escursione in profondità, quindi riesco a cucirmi addosso una posizione che è un ottimo compromesso tra comfort e sportività. Ho tutto sotto controllo grazie a questi schermi, per cui c'è anche l'head-up display che mi dà una mano con le indicazioni sul limite di velocità, la velocità e le indicazioni sulla navigazione. L'auto è ben insonorizzata, considerando che si tratta di una convertibile con la capote in tela. Ci sono anche i sistemi di assistenza alla guida che integrano il cruise control adattivo e il sistema che riporta l'auto all'interno della corsia quando vi avvicinate troppo alla linea. Non si tratta di un sistema di assistenza di secondo livello, possiamo dire 1,5. In questo momento tra l'altro riesce anche a in qualche modo capire qual è la sua corsia, lo vedete che a volte interviene sul volante. Comunque anche in questo caso troviamo tanta schiena, quindi riusciamo davvero con un filo di acceleratore a veleggiare senza problemi. L'unica cosa che non mi ha convinto forse in questo frangente è il sound che viene riprodotto anche dalle casse, soprattutto in modalità sportiva, e tende un po' a sovrastare la tonalità meccanica, possiamo dire, che esce dallo scarico, per cui ecco non è una bella esperienza in quel senso, ma sappiamo che oggi tanti costruttori optano per questo sistema. Se siete dei puristi, degli appassionati, magari potrebbe non convincervi, magari al cliente tipo di questa vettura può fare invece un'impressione un po' diversa. Detto questo, direi allora che è arrivato il momento di andare a vedere come se la cava tra i cordoli la sorellona più sportiva, la Z4 M40i. Allora, per adesso mi sento di confermare le impressioni che ho avuto su strada, ovvero quelle di una macchina discretamente facile, che riesce a portarvi parecchio per mano. La cosa bella è la logica di funzionamento dei sistemi di ausilio alla guida, che in modalità sportiva hanno un'ottima taratura. Se riuscite in qualche modo ad assecondare quelle che sono le loro richieste, ovvero progressivo riallineamento dello sterzo, tanta fluidità sul pedale
dell'acceleratore riescono in qualche modo a darvi un buonissimo feedback. Ovviamente in pista è tutto parecchio più amplificato, e ora con l'acqua è anche un po' più, vedete, vi dà un po' di spazio ma vi tiene sempre per mano, cerca di non farvi fare stupidaggini. Adesso facciamo passare il collega che c'è alle nostre spalle, che può tirare in tranquillità. Tornando a noi, una progressione molto bella, molto cremosa, molto omogenea, devo dire. Anche in questa condizione, vi ripeto, abbiamo delle Michelin Pilot Super Sport, che sono gomme che di solito si esprimono al meglio in un ambiente prettamente asciutto, ma anche qui riescono, complice anche un asfalto in ottime condizioni, a lavorare molto bene. Dite il cambio e ricordatevi che è un convertitore, quindi davvero molto veloce e anche molto pronto in fase di scalata. Qui si sente l'auto che ora comincia, si è spostato il limite dell'aderenza, e anche i controlli, appunto, come vi dicevo, vi tengono per mano, ma la macchina è molto molto facile, in qualche modo riesce a farvi esprimere senza problemi. In questo momento vedete, allunghiamo un po', ma davvero siamo di fronte a condizioni un po' al limite, detto in tutta onestà. Chiudiamo, cerchiamo di andare a riallineare con calma e vediamo che lei ci lascia parecchio spazio, basta solo gestire bene il peso. Anche qui, ecco, diciamo che vi conviene far lavorare più la schiena senza andare a cercare troppo in alto. Anche la spinta fuori da queste curve è bella poderosa, progressiva. Ecco, diciamo che non è un'auto che vuole spaventarvi, anzi cerca di accompagnarvi con tutta tranquillità da una curva all'altra. Una cosa che mi piace davvero tanto sono i freni. Siamo al terzo turno, solo noi, e nonostante questo un po' larghi, ecco, abbiamo sbagliato un po' traiettoria, chiedo scusa all'istruttore, riescono comunque a tenere bene botta. Considerate che comunque è sì un impianto molto performante, ma si tratta pur sempre di un impianto stradale. Intanto la pista si sente che comincia a essere sempre più bagnata. Direi allora che è arrivato il momento per le considerazioni finali su quest'ultima generazione di BMW Z4. Davvero difficile trovare un difetto, parlerei di GT ma palestrata. Vi ricordo, abbiamo provato il 2000 da 258 cavalli su strada e il 3000 da 340 qui in pista. In ogni caso si tratta di due auto non tanto distanti in termini di carattere, due auto molto semplici che vi prendono per mano. Diciamo che se riuscite a entrare nella logica di funzionamento dei vari sistemi vi lasciano davvero molto spazio
spazio per divertirvi. Un carattere, come vi dicevo, molto generoso, un'erogazione sempre pronta ma mai cattiva, non è mai una macchina che vi mette in difficoltà su strada, la stabilità e la sensazione di sicurezza non vi manca mai, e il bello è che appunto non ho davvero nessuna difficoltà ad immaginarmi tanti chilometri a bordo di questa Z4. In pista ovviamente la situazione cambia, l'asticella si alza, ci sono anche delle doti tecniche diverse rispetto alla 2000, da 197 a 258 cavalli, più velocità, un pochino più concentrata, ecco, per certi versi sulla guida sportiva, ma secondo me la pista non è proprio il suo habitat naturale, forse per quello magari ci penserà la cugina, di cui avremo modo di discutere un po' più avanti. Detto questo, parliamo anche un po' di prezzi. Si parte con i 44.000 euro della versione 197 cavalli e si arriva ai 66.000 della 3.000 da 340 cavalli. Tutto sommato un'offerta in linea con la dotazione, ma anche con la cura che c'è nella realizzazione, nei materiali, nei dettagli, e anche per tutto quello che riguarda appunto le doti tecniche di questa nuova BMW Z4. Io a questo punto lascio a voi la parola, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto il nostro canale di YouTube e ovviamente sul nostro sito automoto.it. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao!